Ciao da Heavy Metal Eleven. Oggi festeggiamo il 40° anniversario del primo vero album epic metal della storia, non perfetto, ma influente all'estremo sul futuro del genere. Tra i generi e i sottogeneri metal ce ne sono alcuni di cui ricostruire la genealogia è abbastanza semplice, perché basta elencare uno o pochi dischi che hanno definito il genere e ispirato il suo sviluppo. Ma altri hanno avuto un'origine più articolata e tortuosa. È per esempio il caso dell'epic metal. Se oggi è un genere con le sue regole ben definite da decenni, per arrivare a trovare questa forma compiuta ci ha messo parecchio tempo. Partendo dai primi esperimenti ancora in ambito hard rock come Rainbow Demon degli Uriah Heep o Stargazer dei Rainbow, gruppi semi-sconosciuti come i Legend o gli Heavy Load hanno cominciato a seminare gli stessi spunti in ambito metal tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80. Spunti che già all'inizio del decennio verranno sviluppati di più, ma in principio non in pienezza. Dischi come Frost and Fire dei City Tungol, Death or Glory dei citati Heavy Load, Battle Hymns dei Manowar e l'esordio omonimo dei Virgin Steel contengono tutti brani che già si possono definire epic metal a pieno titolo. Sono però sempre mescolati ad altri che invece si rifanno al metal più classico. Il momento in cui però l'epic metal diventa davvero quello che conosciamo, cominciando a staccarsi dall'heavy metal classico standard, arriverà però un anno dopo quel 1982 in cui gli ultimi 3 dischi erano usciti. Precisamente la data è il 1 luglio dell'83, il giorno in cui uscì il seguito del menzionato Battle Hymns, ossia Into Glory Ride. Secondo album dei Manowar è anche il primo disco in ambito metal che mette l'epicità al centro. Quasi ogni canzone ha quel senso evocativo battagliero che contraddistinguerà il genere, ma senza allontanarsi troppo dagli stilemi dell'heavy metal propriamente detto, che anzi, in certi momenti, torna alle sue radici tradizionali e scanzonate. Succede con forza nella opener Warlord, semplice ma molto divertente e valida, e in parte in Revelation Death Angel. Lo si sente soprattutto nei ritornelli, mentre il resto è una cavalcata epicheggiante, non tra i picchi del disco, ma comunque iconica e grandiosa. Il resto dell'album ha una natura solenne, ma non monotona. Per quanto sempre epica, l'atmosfera ha le sue sfumature. Non cerca di evocare qualcosa in maniera artificiosa e anche a livello musicale la scaletta ha la giusta varietà. Per esempio, lungo di essa i ritmi variano, ma il tempo medio, tolte le 2 canzoni citate, è parecchio basso. È il motivo per cui a tratti nella musica dei Manowar finiscono anche le nature doom. Succede soprattutto in Secret of Steel e in Hatred. La prima è quasi l'archetipo su cui poi l'epic metal più classico si è sviluppato. Lenta, solenne, colpisce in maniera splendida. Lo stesso si può dire della seconda, ancor più sabbatiana, specie nei ritornelli, risulta cupa, minacciosa e in qualche modo anticipa l'epic doom sviluppato in parte dai City Tungol con King of the Dead e poi definitivamente consacrato da Epicus Domicus Metallicus dei Candlemas. Sono forse, non per caso, il meglio del disco con Gates of Valhalla, un altro brano seminale in tutto, ma in particolare per il suo ritmo marziale e per certi passaggi di percussioni di Scott Columbus. Oggi si possono ritrovare non solo nell'epic metal, ma anche in generi come pagan e viking metal. Le altre tracce invece sono meno impressionanti, per quanto tutte siano almeno di ottimo livello e molte vadano anche oltre. Lungo la scaletta non c'è neppure un pezzo brutto. Piuttosto, i difetti di Into Glory Ride sono altri. Citeremmo per esempio quei momenti sparsi qua e là che forse all'epoca suonavano cool, ma che a un ascoltatore metal di oggi sembrano esagerati se non ridicoli. Se i Manowar non sono ancora la parodia di se stessi che diventeranno più avanti in carriera, qualche spunto in quel senso è presente anche qui. Si possono citare per esempio l'intro di Warlord, che oggi suona sia grottesco sia un po' disgustoso, con implicazioni del tipo che qui su YouTube non possiamo citare. Meno fastidiosi, ma sempre eccessivi, sono invece i continui svolazzi di basso di Joey DeMaio in Secret of Steel, inutile ai fini della canzone, che senza forse sarebbe stata anche meglio del capolavoro che è, oppure i ritornelli della conclusiva March for Revenge by the Soldier of Death. Senza di essi, che cercano di suonare trionfali ma sono troppo pieni di rumore e troppo slegati dal resto del brano, ciò che altrimenti è un altro piccolo gioiello di epicità poteva anche essere tra i picchi del disco.
A questo punto si uniscono anche una registrazione molto secca e basica, che valorizza poco i riff, e il fatto che nessun brano è a livello di capolavori ancor più notevoli come Dark Avenger o Battery Hymn del disco precedente. Entrambi sono fatti dovuti forse alla fretta con cui l'album è stato composto e registrato, per farlo uscire a meno di un anno di distanza dall'esordio, e rendono Into Glory Ride l'anello debole tra i primi 4 album dei Manowar. O anche tra i primi 5, visto che l'opinione impopolare di chi ha scritto la recensione è che lo strano ibrido di Fighting the World è sempre stato molto affascinante. Ma magari gli anelli deboli fossero sempre così? Anche con i suoi difetti, Into Glory Ride è comunque una piccola gemma. Pur non avendo né la spontaneità di Battle Hymns, né la maggior maturità e focalizzazione dei seguenti Hail to England e Sign of the Hammer, è un album che ha molto da dare, uno dei capolavori indubbi dei Manowar. Soprattutto è il primo album focalizzato davvero sull'epic metal e i suoi stilemi hanno influenzato chiunque nel genere e non solo. Insomma, pur non essendo bello come altri degli americani, almeno per i gusti in controtendenza di chi ha scritto la recensione, è comunque un lavoro che non può mancare a chi ama questo sottogenere. Voto di Heavy Metal Heaven 92 su 100. Per oggi abbiamo finito. Ti è piaciuta questa retrospettiva? Allora metti like, condividi e commenta. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei nuovi video che pubblichiamo ogni settimana. Puoi infine trovarci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!